Messaggio della Santissima Vergine Maria. 14 marzo 2012. Cari figli del mio cuore immacolato. Vi benedico, vi amo, vi custodisco nel mio cuore materno. Come in un deserto, il mio cuore soffre perché non riceve la corrispondenza d'amore da tutti i miei figli consacrati ai piedi della croce. Vi considero e vi amo come miei creature, essendo voi creature di mio figlio ed io sua e vostra madre. Vi esorto ad accompagnare mio figlio presente nei sacrari, dove viene dimenticato e abbandonato, disprezzato e a volte offeso. Pentitevi per questa gravissima offesa nei confronti di mio figlio. Vi invito a venire a me. Mio figlio mi ha affidato l'ultimo istante di questa generazione perché io vi conduca amorevolmente sulla via della fede, dell'umiltà, della carità, ma soprattutto affinché io vi guidi e vi spinga, con il mio amore materno, a liberarvi da tutto ciò che non è amore, da tutto ciò che non appartiene a mio figlio, da tutto ciò che è mondano e ha preso il posto che spetta a mio figlio. Quanti danni causa un'esplosione atomica all'umanità e alla creazione? E quanti danni causate a voi stessi attraverso il peccato, quando quest'ultimo prende possesso di tutta quella sfera interiore, che dovrebbe essere più spirituale, più di mio figlio, più divina, e che invece voi rendete totalmente schiava delle cose terrene. Vi invito a riprendere il cammino, a fare una sosta e a guardarvi dentro, ma dovete scrutarvi con sincerità per affrontare il combattimento spirituale in atto, e che si intensificherà negli istanti futuri. È essenziale essere consapevoli che mio figlio è il Re, e che voi siete le sue creature. È imprescindibile che vi abbandoniate completamente all'amore divino, bandendo per sempre quegli dei mondani, che oggi saturano non solo la mente e il pensiero, ma anche la vista, l'udito, il cuore e il corpo di alcuni dei miei figli, che sono la grande maggioranza. Con quanta misericordia mio figlio ha cercato di orientarvi. E voi, che siete un popolo molto disobbediente, non avete rispettato la voce divina. Quanti potenti del mondo metteranno in pratica la loro volontà senza pensare nemmeno per un istante al male che causeranno agli innocenti, un male irreparabile. Dietro alle grandi potenze esistono spiriti malvagi, che causeranno un grave deterioramento di tutta la creazione, di tutta l'umanità, e questo danno si ripercuoterà su tutto il cosmo. Figli del mio cuore immacolato. Ascoltate la richiesta di questa madre, che chiede, che supplica i padri e le madri di famiglia di prendere le redini della vita dei propri figli, perché questa gioventù sia consegnata nelle mani di Satana. Non è ancora troppo tardi, mio figlio è molto misericordioso, ricoprite il ruolo che vi compete e riempite quei cuori vuoti con l'amore divino e con parole infuse di potere. I genitori possiedono il dono, conferitogli dall'alto, di usare la parola per impartire la benedizione ai loro figli, per decretare la libertà dei figli, per sciogliere le catene mondane che li imprigionano. Sfruttate il dono della parola, e con forza e potere e con fede riportate i vostri figli sul cammino che giunge a Dio, presentandoli davanti alla croce di gloria e di maestà. E voi, padri e madri di famiglia, siate custodi di quei tesori con cui vi ha benedetto il cielo, di quei germogli, che vi vedono come guide e sono vostri specchi fedeli. Esorto voi, che guidate il nucleo familiare, a riconoscere il male che causate quando non rispettate la divina volontà, lasciandovi dominare dalla dissolutezza, dall'infedeltà, senza essere testimoni di un Dio vivo e presente. Rivolgetevi a questa madre, che non esiterà un solo istante per indirizzarvi nella giusta direzione. Chiamo i miei figli prediletti, i sacerdoti, affinché predichino con forza. Questi sono momenti molto importanti, che non si ripeteranno, e voi dovete proclamare la parola di mio figlio con forza, potenza e coraggio, perché siete responsabili del gregge che mio figlio vi ha affidato. I templi sono vuoti perché il corpo mistico ha bisogno di predicatori, che incoraggino un cambiamento radicale, una trasformazione totale all'interno della creatura umana affinché diventi più spirituale. Quanto potete predicare prendendo spunto dalla Sacra Scrittura? Ma predicate con forza e coraggio,
perché il corpo mistico riprenda la consapevolezza necessaria a essere più spirituale e possa così affrontare l'adempimento delle profezie. Figli del mio cuore immacolato, popolo di mio figlio, corpo mistico. Tutte le profezie convergono in questo istante, non si tratta di fantasie, si tratta di verità. Rispettate queste chiamate, per evitare di sentirvi disperati quando sarete nel mezzo della tribolazione, perché altrimenti non saprete come chiedere misericordia a mio figlio. Il signore della menzogna, Satana, sta riscuotendo un grande bottino, ed è dovere del corpo mistico riconoscere e amare mio figlio perché gli uomini possano evangelizzarsi. Non perdete tempo, perché non avete più tempo, ma solo istanti. Vi esorto a pregare con forza per Panama. Vi esorto a pregare per il Venezuela. Vi esorto a pregare per gli Stati Uniti, soprattutto per il loro governante. E voi siate specchio fedele dell'amore di mio figlio, della pazienza di mio figlio, della fraternità di mio figlio e di questa mia dedizione alla volontà di divina, di questo non desiderare di occupare i primi posti, ma gli ultimi, come apostoli di mio figlio in qualsiasi istante. Vi benedico, vi custodisco nel mio cuore materno, che proclama a viva voce quanto si sta già avvicinando e, da qui, da questo amato e grande paese, faccio appello a tutta l'umanità. Io sono l'arca della salvezza, la donna vestita di sole, che supplica il ritorno dei suoi figli. La mia mano rimane protesa verso ognuno di voi. Venite a me e io vi guiderò verso il vero cammino. Vi benedico, non respingete questo appello. Dimorate nella mia pace, dimorate nel mio cuore, ascoltate la mia chiamata. Maria Madre. Luz de Maria. Fratelli e sorelle. Dopo che la Santa Madre ha parlato, ho potuto vederla con una grande spada in mano, e sulla spada erano incise le parole amore e fede. E ho visto migliaia e migliaia di esseri angelici, posti dietro la Madre Santa. Non erano angeli delicati e sottili come quelli che siamo abituati a vedere rappresentati. Ho ammirato in tutto il loro splendore tutte le schiere angeliche, serafini, cherubini, troni, dominazioni, virtù, potestà, principati, arcangeli e angeli. Ho visto innumerevoli angeli dietro e intorno alla Santissima Vergine, che l'accompagnavano. E li guardavo tutti, mentre brandivano le loro spade, un segno di preparazione al combattimento. Ho visto anche i 7 spiriti di cui parla la Scrittura, posti davanti al trono di Dio. Questi 7 arcangeli si trovavano proprio accanto alla Santissima Madre, terribili e imponenti, allineati in schieramento di battaglia, e a loro si univano le innumerevoli legioni celesti, che li attorniavano e acclamavano con entusiasmo: nessuno è come Dio. E c'era uno spazio, non molto grande, che li separava da un altro gruppo, sinistro e minaccioso. Sul lato opposto ho visto un uomo, che teneva in mano molte catene, e su ogni catena era inciso il nome delle grandi potenze del mondo. Dietro alle grandi potenze e a quest'uomo, ho visto una moltitudine di anime che si lasciavano portare via da esse e da quell'uomo, gridando e offendendo nostro Signore Gesù Cristo e la Santissima Madre e proclamando quell'uomo come loro Dio. Sul lato destro della Santissima Madre, vicino agli innumerevoli esseri angelici, ho potuto vedere il popolo di Dio. Un numero non molto grande, non come quello che seguiva la tetrafigura, che ho menzionato in precedenza. Ma questo piccolo popolo possedeva il potere di milioni di uomini. Un solo uomo poteva sviluppare la forza di 1000 uomini e sconfiggere il nemico. Questi uomini vincevano grazie alla potenza della parola di Dio, perché quando la menzionavano, le anime che seguivano l'uomo sinistro venivano sconfitte. Ebbene, sì, ho visto il popolo di Dio crocefisso, ho visto la Chiesa, come istituzione, che sanguinava, ma poi l'ho vista risollevare dagli angeli, dalla Madonna e dal popolo fedele. E quell'essere del male, con tutti i suoi alleati, è stato sconfitto, per la gloria di Dio. Fratelli e sorelle. Il combattimento sarà arduo e sanguinoso, ma il trionfo sarà nostro. Perché siamo il popolo di Dio. Non siamo soli, tutto il cielo lotta insieme a noi per sconfiggere il nemico,
Cristo e la sua Santissima Madre trionferanno, e noi con loro. Amen.